Oggi è arrivato il momento per raccontarti quello che per molti è stato il più grande comico di sempre. Sicuramente leggendario, sicuramente il più conosciuto. Lui è la leggenda e oggi ti racconto la sua storia. Sei pronto a tuffarti nel mio mondo? Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale ti racconto della comicità, dei suoi miti e dei suoi segreti. Oggi ti racconto di lui, ma prima lasciami dire che sono online i nostri webinar sull'arte del far ridere. Visita il nostro sito se ti interessa. E ora partiamo. Charlie Chaplin. Ci sarebbe molto da dire, molto da osservare, ma cercherò di racchiudere i fatti più importanti della sua storia. Per tutti i suoi fan chiedo scusa se ometterò qualcosa, ma ci sono parecchi video che parlano di lui nella playlist. Charlie Chaplin è stato uno degli artisti cinematografici più amati e conosciuti di sempre. Nato a Londra alla fine dell'Ottocento, dopo una lunga e precoce carriera teatrale, arriva negli Stati Uniti e da qui che noi lo conosciamo perché produrrà la maschera comica più famosa del mondo, di Charlot, un vagabondo ingenuo e scaltro allo stesso tempo. Ma partiamo dall'inizio. Charles Spencer Chaplin, in arte Charlie Chaplin, nacque a Londra il 16 aprile del 1889. I suoi genitori, Charles Chaplin Sr. e Anna Harriet Hill, erano due attori teatrali. Il padre soffriva di alcolismo e un anno dopo la nascita di Charlie i due si separarono. Dopo un primo periodo a casa del padre, Charlie e suo fratello Sidney andarono a vivere con la madre. Il piccolo Chaplin cominciò a seguire la madre in teatro e proprio grazie a lei acquisì le prime nozioni di canto e di recitazione. Una sera, quando aveva 7 anni, durante una replica la madre ebbe un abbassamento di voce. Il pubblico cominciò a fischiarla e Anna fu costretta ad abbandonare il palcoscenico. Il piccolo Chaplin, spinto dall'impresario sul palco, la sostituì cantando I Don't Know Where Are, ottenendo un discreto successo. La famiglia si trasferì poi a Manchester. Grazie al padre entrò a far parte di una compagnia teatrale e nel 1900 recitò insieme al clown Marcelin, molto conosciuto all'epoca. Qui puoi trovare la sua storia. Fu infatti lui a far innamorare Charlie al mondo comico. Durante lo stesso anno il fratello partì in tournée, lasciando Charlie da solo con la madre, e l'anno seguente il padre purtroppo morì. Ma le difficili condizioni mentali della madre si aggravarono e la costrinsero a un ricovero ospedaliero. La carriera del giovane Chaplin cominciò ben presto a decollare. Nel 1906, grazie al fratello Sidney, entra a far parte della compagnia di Fred Karno, impresario teatrale fondamentale per il percorso di Charlie Chaplin. Grazie a questa esperienza acquisì il linguaggio del circo e della pantomima muta. Fred Karno è stato davvero un innovatore e conosceva molto bene le formule comiche, tanto da imbastire i talenti di Chaplin e anche di Staglio. E ben presto divenne uno dei talenti più apprezzati della compagnia, insieme a Stanley Jefferson e in arte Stan Laurel. Nel 1909 la compagnia Karno partì per un tournée all'estero, spingendoci fino agli Stati Uniti. Lo spettacolo era A Night in the English Music Hall, un atto unico di pantomima dove Chaplin interpretava il protagonista. La compagnia tornò negli Stati Uniti anche l'anno seguente. Questa volta lo spettacolo ebbe un enorme successo e il giovane Chaplin venne notato dal produttore Mark Sennett. Nel 1913 Charlie Chaplin firmò il suo primo contratto con la casa di produzione Keystone per un compenso di $175 a settimana. L'anno seguente, il 2 febbraio, sempre del 14, esordì sul grande schermo con il cortometraggio Charlot giornalista. Nonostante il titolo in italiano in originale è Make a Living, l'attore non indossa ancora però i panni dell'ingenuo vagabondo.
Il personaggio di Charlot nasce con i film seguenti: Charlot ingombrante e Charlot all'hotel. Charlot è un vagabondo che, nonostante il suo stato di povero, cerca sempre di avere buone maniere e di mantenere una certa dignità. Usa la scaltrezza per sopravvivere, ma sempre in una maniera gentile, mai cattiva. Charlie Chaplin lo impersonò indossando dei pantaloni larghi, una giacca stretta, in testa una piccola bombetta ed un bastone particolare. Il costume fu creato dallo stesso attore, che donò al personaggio anche dei baffi e una camminata ciondolante, tipica del personaggio. All'inizio Charlot simboleggiava un gagà londinese finito sul lastrico. Lo stesso Chaplin lo considerava soltanto una figura satirica. Nella sua mente i suoi indescrivibili pantaloni rappresentavano una rivolta contro le convenzioni. I suoi baffi la vanità dell'uomo, il cappello e il bastone erano i tentativi di dignità e le sue scarpe gli impedimenti che lo intralciavano sempre. Charlot nasce come un personaggio muto che comunica attraverso il linguaggio del corpo e conservò le sue qualità anche con l'avvento del sonoro. Charlot, nella sua lunga apparizione cinematografica, parlò una sola volta, nel 1940, nel Grande dittatore. Il sonoro ormai aveva preso piede e il vecchio cinema muto, quello caro a Chaplin, era scomparso. Chaplin decide di fargli pronunciare un discorso di fratellanza e amore, di uguaglianza, una critica al fascismo e al nazismo che in quel periodo stava devastando l'Europa. Molto presto Charlie Chaplin smise di farsi dirigere da altri registi e, oltre ad interpretare i suoi film, iniziò a curarne anche la regia. Charlot e la sonnambula uscì il 4 maggio del 14 ed è il primo corto scritto, diretto e interpretato da Chaplin. L'attore regista macina a ritmi di catena di montaggio e nel giro di soli 5 anni sforna oltre 70 cortometraggi. Nel 1917 Charlie Chaplin ormai è una star mondiale del cinema. Firma un contratto record con la First National. Quest'ultima era una casa di produzione nata per contrastare lo strapotere della Paramount e garantire la libertà espressiva degli artisti. Nel 1921 esce Il Monello, il primo lungometraggio di Charlie Chaplin. Qui ti parlo di un'incredibile connessione che c'è in questo film. Hai presente la famiglia Addams? Ecco, vabbè, meglio che guardi il video. Il film rappresenta la consacrazione di Chaplin come autore, che vede proprio nel Monello la messa a fuoco del proprio stile registico, come combinazione di commedia e dramma. Nel frattempo però la Paramount aveva cercato di acquisire la First National e Charlie Chaplin fondò così una nuova casa di produzione, la United Artists. Pensa che la casa di distribuzione è tuttora esistente e oltre a Charlie Chaplin vede tra i suoi fondatori Douglas Fairbanks, l'attrice Mary Pickford e il regista Griffith. Dal 23 al 52 Charlie Chaplin lavorò esclusivamente per la United Artists. Nel 1923 esce La donna di Parigi, primo film in cui Chaplin figura solo come regista, ad esclusione di un piccolo ruolo che si è ritagliato. Il film venne apprezzato dalla critica, ma non riscosse il successo sperato. Successo, invece, ampiamente ripagato dalle opere successive, La febbre dell'oro del 25 e Il circo del 28. Nei 27 il cinema era diventato sonoro e si stava velocemente affermando. Quando gira Le luci della città nel 31, il sonoro e i dialoghi parlati erano ormai considerati irrinunciabili. Ma Chaplin volle comunque girare un film muto, fatto di pantomima e di linguaggio corporeo. Le luci della città, pur non avendo dialoghi, è comunque il primo film di Chaplin ad avere il sonoro e le musiche sincronizzate. Nel 1936 esce uno dei più grandi capolavori dell'autore e della storia del cinema, Tempi moderni. Il film è una critica al capitalismo, alle catene di montaggio, alla meccanicizzazione del lavoro umano ed è anche una critica all'uso del sonoro nel cinema. Chaplin riteneva che l'avvento del parlato avesse tolto una parte dell'umanità alla settima arte e che il linguaggio cinematografico dovesse essere prettamente visivo.
Nel frattempo in Europa si stava diffondendo il nazifascismo. Gli Stati Uniti sembravano disinteressati a cosa succedesse dall'altra parte dell'oceano, anche a guerra scoppiata. Charlie Chaplin sentì il bisogno di denunciare l'orrore e nel 1940 uscì Il Grande Dittatore. Il film è la prima opera di Chaplin che può considerarsi interamente sonora. Nel film sono infatti presenti anche molte pantomime, il linguaggio che lo aveva comunque reso celebre. Charlie Chaplin interpreta due personaggi, il dittatore Adenoid Hynkel e il barbiere ebreo. Il primo caricatura di Adolf Hitler. Chaplin fa esprimere il dittatore tramite un Gramelot, ovvero un discorso fatto di parole inventate. La comunicazione passa unicamente tramite il linguaggio del corpo e trova la sua comicità nel nonsense delle parole. Il secondo è un personaggio essenzialmente muto che proprio nel suo legame con Charlot segna l'addio al vecchio cinema di inizio Novecento. Sia con tempi moderni che con Il Grande Dittatore, Chaplin ricevette critiche politiche per i suoi film. Non dichiarò mai quale partito votasse o a quale partito si sentiva vicino. Si riteneva comunque fosse un progressista. Nel 1949, con l'uscita di Monsieur Verdoux, fu accusato di filocomunismo e divenne poi bersaglio del senatore McCarthy nella sua caccia alle streghe. Negli anni 50 il mondo viveva sotto il terrore della guerra fredda, il terrore che le sue grandi potenze, gli USA e l'Unione Sovietica, potessero far esplodere un conflitto nucleare fra di loro. È una cosa che si ripete. I senatori istituirono una commissione per cercare spie sovietiche e Charlie Chaplin venne accusato di essere un comunista. Poco dopo l'uscita di Luci della ribalta del 52, Charlie Chaplin e la sua famiglia si imbarcarono per l'Europa. Poiché Chaplin era ancora cittadino inglese e non aveva mai assunto la cittadinanza americana, allora il ministro di giustizia statunitense dispose per un pubblico decreto che a Charlie Chaplin non venisse permesso il suo rientro sul suolo americano. Secondo la sentenza, all'interno dei suoi film era possibile riscontrare gravi motivi di sfregio della moralità pubblica. Davvero? Luci della ribalta è la storia di un vecchio artista del varietà, nella Londra degli anni 10. Ormai Chaplin ha accettato il sonoro, ha salutato il suo alter ego, ma in questo ultimo omaggio per un mondo che non c'è più, l'attore e regista inglese riesce a infilare un piccolo tributo, una scena recitata in teatro. Suo compagno di palcoscenico è Buster Keaton, il grande attore comico di quel cinema muto ormai scomparso. A causa del maccartismo, il film venne proiettato in pochissime sale e rimase inedito fino al 1972, quando venne distribuito per la prima volta in tutta la nazione. E proprio quell'anno, durante l'edizione del 1973, Charlie Chaplin otterrà l'Oscar come miglior colonna sonora, il terzo della sua carriera dopo quello onorario del 29 e del 72. L'ultimo film è La Contessa di Hong Kong del 67, dove Chaplin figura solo come regista e lascia l'interpretazione a Marlon Brando e Sophia Loren. Ci sarebbe molto, ma molto da dire su Chaplin, di quello che lui e Buster Keaton hanno portato al mondo del cinema, di quello che hanno dato alla comicità, facendo conoscere le regole comiche e la poesia nei loro sketch. Chaplin ora è un ricordo. Se guardiamo un film con lui, ci innamoriamo della sua poesia, ma le sue gag sono datate e oggi non fanno più ridere come prima. Ecco la differenza con Keaton, dove le gag sono ancora attuali. Chaplin a livello comico è stato un pioniere. Certe volte ha rivisitato le gag degli altri, ma comunque ha saputo vendere bene il suo personaggio ed ha permesso al mondo di ridere delle nostre piccole disgrazie. Charlie Chaplin si spense a Natale, in un giorno incredibile per un uomo incredibile. Insieme a questi altri tre sono immortali. Io non ho voluto parlarti troppo della sua vita privata, ma non potevano fare un video su di lui e sulla sua carriera. Chaplin è stato un divo della comicità ed ognuno di noi deve preservare i suoi lavori, ringraziandolo per quello che ci ha donato.
Grazie Charlie di essere vissuto e io spero che il video ti sia piaciuto. Lascia un like e ti aspetto al prossimo video.